Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze disponibili per i prossimi inizi del prossimo mese. Abbiamo la carta del Papa. Amici dell'Ariete, è una bella carta, è una carta di ufficializzazioni, è una carta di insegnamenti superiori, è una carta anche che mi parla di un potenziale consulente o anche un mediatore. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo il corso base di numerologia. Tenete anche presente che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di gennaio 2026 livello intermedio. Comunque trovate tutto o sotto nella descrizione del video o nella pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per i prossimi nuovi inizi o il prossimo nuovo inizio del prossimo mese. Partiamo con un asso di coppe. Dieci di bastoni, 3 di denari, 2 di spade, 8 di denari e cavaliere di spade. Ragazzi, partiamo da questo asso di coppe, regina di coppe, e 2 di coppe. Potrebbe effettivamente essere un nuovo inizio romantico, però essendoci l'asso di coppa al contrario lo sento un po' zoppicante, un po' insicuro. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Ullala, torre. E giustizia? Allora, quello che mi viene da dirvi è, se per caso state divorziando, state cercando di divorziare, potrebbe essere un buon momento per trovare un accordo vantaggioso per entrambe le parti e per finalmente lasciarsi indietro, diciamo, questo, tra virgolette, problema che potrebbe essere la separazione, potrebbe essere il discorso dello spendere i soldi per gli avvocati. Insomma, avete la carta della giustizia, qualche tipo di accordo, di contratto nuovo potrebbe arrivare. Perché vi dico nuovo? Perché abbiamo una torre. Quindi secondo me quello che è stato costruito fino ad adesso in qualche modo crolla. Il 10 di bastoni è una carta che indica il lasciarsi indietro certe aspettative e certe responsabilità. Cioè io ho come la sensazione che qualcuno qui chiuderà un vecchio capitolo con un nuovo equilibrio, cioè questa giustizia secondo me arriva per dettare come la fine e l'inizio di un nuovo capitolo. Datemi solo una carta per il 2 di coppe, 3 di pentacoli. Potrebbe anche essere un inizio lavorativo, vi dirò. Non necessariamente perché c'è il 2 di coppe è un inizio, cioè tutta questa zona è tutto coppe. Potrebbe anche parlare di qualche collaborazione con una persona a cui siete affezionati, mamma, papà, compagno, fratelli, e con il o la quale c'è bisogno come di mettere le cose in regola,
togliersi certi pesi. Sento che è come se vi steste caricando di qualche cosa che non ha più senso ed è per quello che arriva alla giustizia, per rimettere come questo equilibrio. Potrebbe fortemente essere in un progetto, perché qui abbiamo 2 volte il 3 di pentacoli, potrebbero essere anche semplicemente i lavori di casa, dove siete stanchi di fare tutto voi, per esempio, e quindi c'è bisogno di mediare, di cercare come un nuovo equilibrio. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli. Cavaliere di coppe. E 6 di pentacoli. Credo che qualcuno non vi lascerà andare. C'è come una nuova offerta, una nuova proposta. Cioè, vedo come se ci fosse un movimento tra alti e bassi. Allora, questo io lo vedo come una fase, come vi dicevo prima, zoppicante. Potrebbe non esserci più fiducia nell'altra persona inerente a questo progetto. Con un 3 di pentacoli potrebbe anche fare riferimento a una casa, a dei lavori da fare per una casa, per esempio. E qui arriva come il basta, mi sono stufata, cerchiamo un mediatore esterno, anche il Papa vi ho detto all'inizio che poteva essere un mediatore, perché bisogna interrompere certi modus operandi. Con la carta della torre si destruttura sistemi di pensiero, sistemi di comportamento, progetti, programmi, cioè è come se ci fosse qualche cosa che ha bisogno di essere rifinito in un altro modo. E ho la sensazione che questo vostro movimento, questo dire basta, queste cose non sono più di mia competenza, non ho più intenzione di prendermi responsabilità per te, questo è un tuo compito, lo devi fare tu, io non te lo faccio più, farà sì che l'altra persona, secondo me, si riavvicini e vi faccia una nuova proposta collaborativa. Non sento che sia proprio super positivo, perché abbiamo 6 di pentacoli al contrario, quindi voi fate, non lo so, 8, l'altra persona fa 2, qua vi stufate e vi dite no, bisogna fare 5 e 5 e l'altra persona vi ripropone dai, ok, facciamo 6 e 4. Mm? Per farvi capire, cioè riparte alla carica, ma comunque sento che non è una cosa equa. È come se non si riuscisse a raggiungere un punto di incontro con l'altro. Andiamo a vedere il 2 di spade. Ruota della fortuna. E 9 di spade. Siete parecchio preoccupati. Devo dire che nel prossimo mese è come se cercaste di capire qual è il modo migliore per gestire la situazione. Datemi una carta per la ruota, perché la ruota della fortuna mi parla di qualche possibilità che arriva anche un po' per magia, se vogliamo. Cavaliere di pentacoli e 10 di bastoni. E potrebbe anche essere un'illuminazione, nel senso che questo distacco di cui ci parla il 10 di bastoni deve essere fatto passo dopo passo, passettino dopo passettino, come vi dico, giorno dopo giorno, un pezzo alla volta. Perché sì, va bene far scoppiare la bomba e dire certe cose non mi vanno bene, questo non mi sta più bene, questo lo voglio così, se non si fa così io mi tolgo, tipo minaccia. Però in realtà secondo me questo spaventa l'altra persona, quindi non vi dà modo di ricalibrare, infatti qui abbiamo 6 di pentacoli al contrario, ma è più un farvi rincorrere perché l'altro magari ha paura di perdervi, perché ci tiene a questo progetto e quindi non vuole perdere questa opportunità. E qui si tratta di cambiare a 360 gradi il modo di porvi. Abbiamo poi un 8 di pentacoli. Forza e 3 di spade. Ragazzi. Qui lavoro, 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 lavoro e poi ancora lavoro. Se volete effettivamente raggiungere questi nuovi obiettivi, questi nuovi risultati, quello che volete voi, insomma, c'è bisogno di sacrificare il proprio tempo personale, c'è bisogno di mettersi con costanza a fare quello che, insomma, dovete fare in questo progetto, in questa collaborazione. Per riuscire a raggiungere risultati c'è da sacrificarsi, c'è da sforzarsi, c'è da lavorare sulla propria forza di volontà e che curioso, avendo anche la forza qui, io ho come l'idea che se c'è una collaborazione, una persona che fa un po' quello che vuole e voi dovete
diciamo, tirare le redini della situazione con la carta della forza, che è una fanciulla che doma un leone. Adesso qua non si vede perché non è la raffigurazione originale, però di solito viene rappresentata con una fanciulla che apre le fauci di un leone, quindi è la parte umana della razione che domina la parte istintuale, la parte animale di noi, e c'è come un dover rieducare o la persona a questo progetto. Potrebbe essere rieducare il progetto alle persone, perché magari questo progetto è troppo lontano dal modo di essere delle persone, quindi c'è come bisogno di fare degli assestamenti. Le cose cambiano in molto in positivo. Adesso andiamo a vedere anche questo Cavaliere di Spade, perché mi parla di determinazione, di velocità, perché il Cavaliere di Spade è una carta molto veloce, e guardate, poi terminiamo con un Imperatore e un Giudizio, quindi qui si arriva a qualcosa di concreto. Si arriva al giudizio, quindi è potrebbe essere come una fase finale, una fase di risveglio, una fase di comprensione di tutti gli sforzi che avete fatto, di tutta la dinamica di comportamento che c'è stata tra voi e o l'altra persona o questo gruppo di persone. Guarda, secondo me è una sola persona con la quale avete qualche tipo di progetto e che avete bisogno di ricalibrare. Diciamo che la novità, se vogliamo, sarà questa nuova dinamica di comportamento. Il fatto che ci sia un papa mi fa pensare che voi stiate cercando di mediare, però un consiglio che mi sento di darvi è: se, come l'esempio di prima, c'è 10 da fare e l'equilibrio è 2 l'altra persona, 8 voi, invece di arrivare subito al 5 e 5, che sarebbe l'ottimo per mediare, per riuscire a ottenere questo risultato dovete un po' ribaltare la situazione, quindi far fare 6 o 7 all'altra persona e 3 voi, in modo che l'altra persona faccia come una sorta di controproposta e si arrivi al 5-5. Perché se voi promettete subito il 5-5, proponete subito il 5-5, l'altra persona vi dirà vabbè, facciamo 4-6. Quindi scalibrate, disequilibrate la proposta di obiettivo che avete in modo da raggiungere l'equilibrio perfetto, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere qualche oracolo. Qua vi consiglia di rimanere centrati su voi stessi. Questa fanciulla sta meditando e il messaggio dice: centrati in una tranquillità cosciente. Per stressante che sia il giorno, il proposito è rimanere centrato e calmo, nonostante le preoccupazioni, nonostante i pensieri, nonostante queste troppe responsabilità. L'obiettivo: imparare che puoi controllare la tua energia psichica. Non avete un diavolo e neanche un fante di spade, che sono un po' le carte che mi parlano di controllo? Però qui avete carte che mi parlano di mediare, di creare come delle regole. Andiamo a vedere un secondo oracolo, vediamo che cos'altro hanno da consigliarvi. Devo dirvi, ragazzi, perché sia l'otto di Pentacoli, che è uno degli arcani minori dell'imperatore, parlano di regole, parlano di stabilità, ma anche la giustizia mi parla di stabilità. Il 6 di Pentacoli è uno degli arcani minori della giustizia e anche lui parla di regole e di fare le cose in equilibrio. Quindi secondo me si lavora per ritrovare un equilibrio, per mediare in un qualche tipo di situazione. Fatemi sapere se vi risuona, ragazzi. Allora, qui abbiamo il coscienziatore saggio. Parla di settembre, quindi può essere che questa situazione sia un tema che va avanti da settembre. Qui parla di saggezza, anche il Papa è il saggio, è colui che è talmente innalzato da poter tradurre i messaggi dall'alto.
quindi qui sento che in un certo senso voi saprete o comunque con questo giudizio lo capirete dove è giusto che sia il mezzo. Wow! E poi abbiamo opportunità, 3 mesi e qui ragazzi effettivamente avevamo una bella ruota della fortuna. Questa carta non esce spesso, devo dire. Quindi può essere ragazzi che da questa ruota della fortuna in poi si apra come un ventaglio di opportunità, di occasioni, è un po' il ripulire il vecchio, ripulire il passato, ritrovare gli equilibri con i vostri collaboratori piuttosto che il vostro partner, può effettivamente diciamo aprire il passo a queste nuove opportunità. Vi dirò verso le quali voi vi lancerete a capofitto. Vi dico, entro la fine del mese qualche cosa di concreto, qualche lavoro, qualche contratto, qualche accordo sarà certo, sarà concreto. Che poi vi stiate divorziando piuttosto che cercando un nuovo lavoro, va bene per tutto, nel senso che arriva comunque un nuovo accordo che vi porta alla serenità, vi porta un cambio radicale nella vostra vita. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Wow, la gioia è l'ultimo creatore. Perché? Perché qua non avete gioia. Con questo asso di coppe al contrario, sento che siete un po' sgonfi. E invece, non so se lo sapete, però quando si lavora con la legge di attrazione, si lavora con i due poli, mente e emozioni. Se si lavora solo con uno di due, potete stare fino al prossimo anno a visualizzare, a manifestare, ma manca una componente fondamentale. Quindi qua vi dice di usare proprio la gioia per manifestare, per concretizzare quello che voi volete. Ragazzi, è una bella lettura, fatemi comunque sapere se vi risuona, potete scrivermelo nei commenti se avete piacere. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Ma se avete piacere di lavorare da soli, lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, l'amore, il lavoro, i soldi, vi dicendo, e sono anche divise per chakra, cioè si va a fare tutto un lavoro di guarigione, se vogliamo, sui chakra, sui traumi che abbiamo subito da bambini e si vanno a lavorare anche le credenze associate a questi momenti. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Così appunto vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!